WrestleMania 42 va in archivio e lo fa nel miglior modo possibile. Dopo una Night One estremamente deludente, come ho già detto nel video che le ho dedicato, la Night 2 ha regalato veramente un grande spettacolo. È stato davvero pazzesco quasi tutto. Non dico che sia stato straordinario, eccezionale, perché lì sarebbe esagerato, perché ci sono delle cose che non mi sono piaciute, però soprattutto il main event tra Roman Reigns e CM Punk è stato davvero pazzesco. E prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video sul wrestling e non solo, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come sempre partiamo dal main event, che è il match più importante della serata. Roman Reigns è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi, ha detronizzato CM Punk dopo oltre mezz'ora di battaglia e finalmente, almeno in questo match, con la durata ci siamo, perché un main event in un evento così importante come WrestleMania non può durare una ventina di minuti come quello della sera precedente, e tra l'altro la sera precedente la durata è stato forse il minore dei problemi. Però detto questo, CM Punk e Roman Reigns hanno dato veramente spettacolo e hanno fatto vedere quello che è il vero main event di WrestleMania. Sicuramente hanno riscattato la costruzione opaca della sera precedente. Qui invece secondo me è stato qualcosa di spettacolare, c'è stato di tutto, emozione, pathos, anche il finale quando CM Punk sembrava pronto a rifilare un'altra GTS nei confronti di Roman Reigns, poi CM Punk è crollato, probabilmente ha accusato quella stanchezza su cui Roman era andato a battere nel corso della costruzione della loro rivalità, quando Reigns diceva che CM Punk era vecchio e che quello poi avrebbe avuto un certo peso nel loro match, e così è stato. Quindi in termini di storyline secondo me è stato costruito il tutto molto bene. Magari nelle settimane precedenti abbiamo visto meno di quello che avremmo potuto vedere, ma nel main event invece abbiamo visto di tutto, con Roman Reigns che ha scantato CM Punk sul tavolo. Anche CM Punk ha ripagato con la stessa moneta Reigns. Ci sono stati veramente dei momenti in cui pensavi che potesse vincere uno e dei momenti in cui pensavi che potesse vincere l'altro. Io nelle predictions ero andato a favore di Roman Reigns, avevo detto anche che il pronostico era molto tirato, perché chiaramente il regno di CM Punk poteva anche proseguire, però chi meglio di Roman Reigns poteva detronizzare il best in the world, e soprattutto colui che ha dominato la scena negli ultimi anni ma che ancora non aveva detenuto quella cintura. Quindi per me è stato tutto gestito in maniera veramente pazzesca, le emozioni si sono susseguite in maniera repentina e incredibile. Sono molto molto contento di quello che ho visto per quanto riguarda il match tra Roman Reigns e CM Punk, e adesso sono molto curioso allo stesso tempo di capire quale direzione prenderà Roman Reigns. Da quel che ho letto già si parlava, in caso di vittoria del titolo, di andare contro Gunther, e beh, Gunther sarebbe davvero un avversario molto interessante per Roman Reigns, soprattutto se dovesse essere il primo o comunque uno dei primi, perché Roman Reigns io penso che anche questa volta possa avere un regno abbastanza lungo. Secondo me potrebbe andare anche oltre SummerSlam, poi è presto per dirlo, però andando a Clash in Italy io mi auguro di vedere Roman Reigns difendere la cintura a Clash in Italy, o quantomeno di vederlo a Raw, perché sappiamo comunque che Roman Reigns non appare in tutte le date. L'anno scorso in Italia ce l'abbiamo avuto a Bologna, quest'anno io mi auguro, se non di averlo a Clash in Italy, perché sappiamo che i match in un primo event saranno soltanto 5, al massimo proprio potrebbero essere 6, però tendenzialmente sono 5, non è affatto scontato che ci sia lui. Io mi auguro di vederlo, vedremo se poi sarà così oppure no. Passiamo al match tra Oba Femi e Brock Lesnar. Allora, io mi sono spesso lamentato in questa edizione di WrestleMania della durata dei match troppo brevi. In questo caso è stato uno squash di Oba Femi nei confronti di Brock Lesnar, però secondo me in questo caso la durata è giusta, vale la pena, perché innanzitutto io mi aspettavo che il match durasse poco, pensavo qualche minuto in più, e soprattutto pensavo che a vincere fosse Brock Lesnar. Però visto il contesto, cioè Oba Femi che di fatto diventa l'erede di Brock Lesnar, già questa cosa era abbastanza palese, però non mi aspettavo che il passaggio del testimone avvenisse proprio in questa edizione di WrestleMania, perché del ritiro di Brock Lesnar se ne era parlato, tant'è che si era parlato anche di un possibile match contro Gunther, che già ha ritirato 3 leggende e poteva fare la stessa cosa anche con la bestia. A
quanto pare non sarà così perché Brock Lesnar ha deciso di ritirarsi proprio ieri sera a WrestleMania. Una decisione che è apparsa un po' improvvisata, penso che comunque l'avessero ponderato già da tempo. Secondo me sul match c'è poco da dire, perché Brock Lesnar è stato dominato da Obafemi, ha messo a referto soltanto un paio di mosse Brock Lesnar, tra cui appunto anche l'F5, che però non è bastata a mettere giù il nigeriano, e a questo punto Obafemi è lanciato di dritto verso una grandissima carriera. Già lo si pensava, questa di fatto è la conferma ufficiale. Rhea Ripley invece è la nuova campionessa WWE, ha battuto come previsto Jade Cargill, e come previsto sono arrivate ovviamente Michin e Bifab in soccorso di Jade Cargill. Uno scenario molto simile a quello avuto nella sera precedente con Liv Morgan, che ha vinto grazie all'assist di Roxanne Perez e di Raquel Rodriguez, e questa volta invece a vincere non è stata la heel di turno, ma è stata Rhea Ripley, che è stata soccorsa da Io Sky, la quale ha messo KO appunto le due alleate di Jade Cargill. Un match che è durato leggermente di più rispetto a quello della sera precedente di Liv Morgan con Stephanie McMahon, ma che comunque è andato intorno ai 10 minuti. Sulla durata, ripeto, qui non ci siamo per niente in queste edizioni di WrestleMania, un po' in generale, però il match è stato piacevole, quindi l'ho gradito, non è stato nulla di eccezionale, ma non mi è dispiaciuto, soprattutto anche in questo caso il finale, con Rhea Ripley che si è riuscita a liberare in una maniera abbastanza originale dalla Jaded, per poi effettuare la Riptide, praticamente l'ha ribaltata in un nanosecondo, e anche quello è stato comunque un momento interessante della serata. Penta ha difeso con successo il titolo di campione intercontinentale nel match a 6 uomini, che prevedeva anche Rey Mysterio, Javon Evans, Rusev, JD McDonagh e Dragon Lee. Qui anche tutto come previsto, almeno io pensavo che mantenesse il titolo Penta, è andata effettivamente in questo modo. Difficile pensare che Penta potesse perdere la cintura in quel momento, soprattutto visto com'è over con il pubblico. Sarebbe stato un suicidio, onestamente, togliere la cintura a Penta in questo momento. E infatti Penta ha difeso il titolo con successo. I ladder match in generale regalano sempre spettacolo, difficilmente deludono, perché hai delle scale lì a disposizione che per forza di cose devi usare, quindi qualcosa viene fuori. E infatti anche in questo caso, con 5 partecipanti su 6 che sono degli air flyer, praticamente, che fanno delle manovre aeree il loro pane quotidiano, non poteva essere altrimenti. L'unico più pesante era Rusev, ma anche Rusev ha fatto la sua figura. Secondo me colui che ha fatto molto meno è stato JD McDonagh, che a parte una Spanish Fly dalla scala, poi non è che abbia fatto chissà che cosa, non è che abbia regalato chissà quali momenti. Dragon Lee bene nella prima parte. Penta è stato anche grande protagonista insieme a Javon Evans, perché Javon Evans ha rifilato una OG Cutter dal paletto a Rusev, che è stata veramente spettacolare. Anche quella è una mossa che sicuramente resterà nelle menti di coloro che hanno assistito all'evento. Trick Williams è il nuovo campione degli Stati Uniti, ha battuto Sami Zayn in un match che è durato veramente poco, soltanto 7 minuti, e questa è la grande nota negativa della serata. Secondo me il match di Trick Williams e Sami Zayn non mi è piaciuto più di tanto, e soprattutto io mi aspettavo che ci fossero delle cose molto più chiare, ovvero un turn heel molto chiaro, anche se ormai Sami Zayn mi sembra indirizzato in maniera palese verso il turn heel, e probabilmente Trick Williams effettuerà il percorso inverso. Però a WrestleMania non c'è stata una netta presa di posizione. Mi aspettavo quantomeno, innanzitutto io pensavo che Sami Zayn alla fine riuscisse a mantenere il titolo, sono andato un po' controcorrente con il pronostico, però un Sami Zayn che fa il suo turn heel definitivo e quindi mantiene il titolo in maniera sporca, secondo me poteva essere un esito plausibile. O quantomeno, se decidi di affidare il titolo a Trick Williams, io mi aspetto che Sami Zayn subito dopo lo attacchi e lo distrugga per sancire il suo definitivo turn heel. Così non è stato. Peccato, perché è un po' un'occasione persa, anche vista la durata del match. E poi Finn Balor in versione demone ha battuto Dominic Mysterio, ma questo ovviamente era ampiamente preventivabile. Un match che è stato bello, mi è piaciuto, anche perché è stato reso uno street fight match proprio poche ore prima dell'evento. Secondo me è stata la scelta giusta, perché un match normale avrebbe anche reso l'idea, però con Dominic Mysterio che comunque nel ring è migliorato ma non è un fenomeno, lo street fight match secondo me è la scelta più giusta, quantomeno una stipulazione speciale che permettesse ai due avversari di utilizzare anche
degli oggetti contundenti per colpirsi a vicenda. Quindi anche quello secondo me è stato un match molto piacevole e gradevole in una serata che complessivamente è ampiamente promossa, fatta eccezione, ripeto, per qualche piccolo errore, qualche piccola lacuna, quelle ovviamente sono anche giudizi soggettivi. A me il match per il titolo degli Stati Uniti, come vi ho detto poco fa, non è piaciuto, ma quello invece tra Dominic Mysterio e Finn Balor mi è piaciuto molto, e adesso sono curioso di vedere quali saranno i scenari futuri per Finn Balor. Chissà che non possa essere uno degli avversari di Roman Reigns, proprio lui in versione demone, anche se chiaramente se dovesse essere un avversario di Roman Reigns in questo momento mi sembra abbastanza scontato che il titolo non lo vedrà neanche adesso l'irlandese. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Force Direct. Ciao a tutti.